il single track, e qui quasi non c'è la strada. Single track. Used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days. Buongiorno ragazzi, sono le 7 del mattino, ci prepariamo per questa seconda giornata di sterrati qui in Sardegna e volevo farvi vedere la mia cameretta, che è particolare perché guardate anche il soffitto con questo canneto molto particolare. Siamo nel comune di Galtellì, in provincia di Nuoro, e quindi Sardegna vera e wild, proprio come nello spirito di questo viaggio. E volevo farvi vedere la corte esterna. Tra l'altro la cameretta sì, non ha finestre, però ha tutto il resto, c'è anche l'aria condizionata, ieri non ho avuto bisogno. Ha una corte esterna molto carina che ricorda un pochettino quei complessi, quelle corti messicane, non so se riesce a dare l'idea. Sono già stanco. Che caldo ragazzi. Volevo farvi fare un giretto per le viuzze di Galtellì perché mi ha stupito proprio positivamente. Ma guarda che meraviglia, sembra un quadro di De Chirico. Mamma mia quante ne so. Allora, intanto guardo se sto registrando, perché poi sparo minchiate e non rimangono neanche nei video, quindi è veramente un paesino particolare. E non so se ve l'ho già detto, ma ieri sera per ritrovare l'albergo qui ho fatto abbastanza fatica. Antico borgo, guarda che meraviglia sto borghetto, sono tutte stradine. Questo è il borgo antico, adesso devo stare attento a non prendere le stradine contromano, ma sono tutte stradine minuscole così. Guarda che bella piazzetta, tra l'altro con questa pavimentazione artigianale, oserei dire. Guarda che meraviglia. Adesso sono le 8:20, devo fare colazione, abbiamo appuntamento con gli altri alle 8:45, quindi cerco di non infognarmi troppo, come si dice. Guarda che roba, guarda che roba. E davvero ci vuole il navigatore. Adesso proviamo ad andare di qua, vediamo se riusciamo a perderci a Galtellì, perché ne sarai capace anche. Guarda, gira tutto intorno qua il paese, viuzze, straviuzze, poi si torna su, poi guarda che meraviglia. Questo cos'è? Un sughero? Questo è un meraviglioso no, non credo. Sì, è un sughero. No, non lo è. Senso unico. Ah, qui no, non è la piazzetta di prima, cioè io mi sarei già perso sinceramente. Anche la statuetta notevole ragazzi. Uno dice Galtellì, dice ma dov'è Galtellì? Poi vieni qua e scopri davvero quanto è bella la Sardegna, l'Italia in generale, la Sardegna in particolare, veramente particolare. Avrei mai detto. Spero di non essere contromano. Guarda che roba, un dedalo, è un vespaio.
tenuti bene, gli edifici carini, proprio carini. Guarda che roba. A vedere che riesco ad arrivare in ritardo stamattina. Adesso devo cercare un bar, un labirinto, Galtellì. Venite a trovarli qui a Galtellì. Siamo riusciti anche con calma. anche l'olio abbiamo, anche l'olio, guarda che roba, spettacolo. Che gruppo, che squadra. Siamo una squadra fortissima. Guarda quanti tecnici che hai a disposizione, guarda. Olio a posto, 6,90 riparo. Sono molto amici. Dunque ragazzi, siamo ripartiti dopo un pit stop rapido perché la moto di Franco segnava la spia dell'oliomotore e lo stesso Franco dall'alto della sua esperienza fortunatamente aveva un po' di oliomotore al seguito. Stiamo entrando a Nuoro. Carina questa piazzetta. Nuoro! Siamo a Nuoro, Pablo! È carino. E non so esattamente il giro di oggi. So che in serata arriveremo per il pernottamento ad Arborea. Quindi praticamente dal lato opposto della Sardegna dove abbiamo pernottato ieri sera, e credo proprio che attraverseremo in larghezza l'isola per questi sterrati. Oggi sinceramente il livello di difficoltà non lo so e spero non troppo alto, sinceramente. Perché ho visto tra i ragazzi c'è chi porta queste bicilindriche di un peso notevole con grande nonchalance, come si dice. Io mi ritengo già fortunato con l'XT, che è abbastanza leggera. Ecco, come non detto, vediamo questa, non saremmo mai arrivati a passare di qua senza una guida. Un bel pietrone, l'ho preso in pieno ovviamente. Tanto qua è sempre più fitto, la vegetazione, le moto spariscono e poi riappaiono. Passaggi segreti della Sardegna, ragazzi. Qui cosa c'è? Qualche passaggino tecnico, tra l'altro è fangoso, molliccio. Purtroppo quando qualcuno si ferma in salita ovviamente si rimane un po' in bilico. Adesso questa non è una salita troppo ripida, però naturalmente è un po' più difficoltoso ripartire. Il single track, e qui quasi non c'è la strada. Single track, un po' di fresco ogni tanto, meno male. Queste zone d'ombra rigenerano un pochettino. Tanto c'è la ventola che va sull'XT, quindi insomma un pochettino si è scaldato il motoretto su questa saletina. Eccole qua, eccole qua. Ciao ragazze, cagnolini tranquilli. Un
una riflessione che voglio fare sui pneumatici. Sono contento di essere, ecco, una bestia mi è venuta in faccia, di aver sostituito la gomma posteriore e averla messa nuova, benché l'altra fosse al 50%. Soprattutto qua in Sardegna, oh meraviglia, gli asfalti sono parecchio abrasivi. Io starò 4 giorni, per cui insomma forse me la cavavo anche con le vecchie gomme, però sinceramente me la sarei un po' rischiata, per cui soprattutto in terra sarda, se avete intenzione tra l'altro di fare parecchi giorni, vi consiglio vivamente dei pneumatici nuovi. Abbiamo fatto un piccolo trasferimento, attenzione, strada dissestata, a noi ci piace un sacco la strada dissestata. Che bello, chiesa di San Nicola, XII secolo, quindi 1100, signori, tanta roba, meraviglia. Là mi sa che c'è, non vorrei dire se è un mare o un lago, sorpresa. Tra l'altro durante i giri qui si attraversano paesini caratteristici da morire, proprio particolari nella loro semplicità. La pietra poi fa spazio colori tenui, accesi, murales. Ecco, tra l'altro ragazzi, è un po' un pezzettino abbastanza realistico, ma vi assicuro che aderenza ce n'è veramente poca. Ma veramente poca. Mamma mia, rischio. Vedete, non è che sto andando chissà, però ha preso parecchio sotto l'anteriore. E qui appena si toccano i freni, ragazzi, è qualcosa di davvero come il ghiaccio. Intanto i ragazzi davanti si stanno sbizzarrendo. Ho fatto l'uomo, mamma mia, se ne va ragazzi. Qua piacerebbe avere le capacità dei dakariani, scusate. Pausa ristoro. Com'è ragazzi, tutto a posto? Franco, com'è? Tutto a posto? Hai risolto tutto? Meno male, dai. Sono... forse io qua, come va? Dov'è? Dico qua. Qui abbiamo unito il Piemonte, la Sardegna, Monza, Brianza, Bergamo, Alta, Bassa, Venezuela, venezuelano. Qui abbiamo l'onore Si socializza. Pablo Escobar. si socializza. Pablo Escobar. Simone, lui invece è autoctono. Autoctono, è così. Mi tocca rispondere. Ed eccoci di nuovo qua a assaggiare lo sterrato sardo. Un passaggio a livello in mezzo al nulla qua, incredibile. Tanto qui stiamo passando da un paesino che si chiama Pauli Latino. Mi piace un sacco questa cosa, che in un'esperienza del genere
si assapori un po' tutto del viaggio, parlando di guida, quindi il trasferimento semi-autostradale sulle statali veloci. Guarda, qui sembra di essere in Arabia. E gli sterrati, e passare da questi paesini, noto queste pietre delle case scure, sembrano quasi pietre ricavate da qualche cava, da qualche miniera. Il guado, vediamo un pochettino il guado. Eccolo il Pablo, eccolo il guado. Adesso poi rimango a bagno io. Rinfreschiamo le gomme. Into the wild. Questi posti a trovarli così, madonna ragazzi, ma dove minchia siamo andati a finire? Minchia, questo era grosso, però si è rimasta dritta la videocamera. Arborea 5 km e mezzo. Che bello qua. Questa zona decisamente più pianeggiante. Eccoci arrivati ad Arborea e ho visto il cartello gemellata col Veneto. In effetti, se mi dicessero che siamo sul lago Maggiore, sul lago di Garda, non stenterei a crederci. Sembrano veramente edifici di città venete, di paesini veneti. Vicino, eccolo qua, il simbolo del Venezia, il leone. Quindi c'è qualche collegamento, c'è qua, come facciamo le indagini, ci documentiamo a dovere, ma Arborea è in qualche modo collegata al Veneto. Allora ragazzi, siamo arrivati nella nostra camera ad Arborea. Qui è gran lusso, cioè proprio gran lusso, un po' più turistico se vogliamo. Dunque, in un angolo purtroppo ho notato questa maledetta. Siccome sono anni che non mi peso, però ho anche la curiosità. Mamma mia, guarda come schizza sto peso. 80 kg e 2. Fabio, non mi ricordavo 15 kg fa. Bene, anzi male, vabbè, va, andiamo avanti. Mi è passato il sorriso. Sono in netto anticipo sull'appuntamento per la cena con gli altri ragazzi, però stavo pensando, ma sono 2 giorni che sono in Sardegna e il mare ho visto solamente quello del porto di Olbia, perciò qui ad Arborea dovrei essere abbastanza vicino. Ho letto un cartello scritto Marina di Arborea e quindi mi sono imposto di andare a vedere il mare da vicino. Stavo andando un po' a naso, ma sono finito in una carrozzeria. Dato che non trovare il mare ad Arborea deve essere proprio veramente l'ultimo. Niente, ho sbagliato. Devo mettere il navigatore anche per trovare il mare ad Arborea. Vediamo laggiù che vedo il luccichio dell'acqua. No, non ci credo. Che spettacolo. No, vabbè, devo andare a vedere.
Allora, io non ci posso credere quanto è piccolo il mondo. Cioè, adesso mi sono fermato per via di questi splendidi cavalli nella pineta, incontro una signora sarda, non so neanche come è uscito il discorso. Ah sì, dove arrivi? La Liguria, Genova, eccetera eccetera eccetera, e non so come siamo arrivati a mio papà, che lavoro faceva, ma mio cognato anche ha lavorato a Imperia tanti anni. Per farvela breve, si conoscevano da 40-45 anni fa e si sono messi in contatto stasera qui, cioè da Arborea a Imperia. Incredibile veramente. Io adesso qua spengo. Eccolo là, il collega di mio papà col cane, incredibile, 50 anni di passaggio. Qua metto i piedi sulla sabbia. Verrebbe voglia di andarci con la moto qua, Questo orario è spettacolare. Madonna, cos'è sta roba? Ah, le pallette di alghe, ma guarda che quantità, non ci posso credere. Mai vista una cosa così. Ci sono quei gomitolini di alghe. Incredibile. Laggiù c'è una torretta di avvistamento. No, sono troppo curioso, devo andare. Dunque, dal mare di Arborea è tutto. Abbiamo conosciuto una simpatica signora che non mi lasciava più andare, simpaticissima. E noi andiamo a trovare gli altri perché è ora di cena. Eccola qua la simpatica signora, fortissima.